Ciao Italialized, benvenuti alla nuova puntata di Siso e Spaghetti. Ciao Fra, come stai? Ma insomma sì, come si dice in piemontese, siamo ancora qui, per cui Un po' la finlandese, sì. dai. E qual è la bellissima frase latina di oggi? Allora, cibo, condimentum esse fame. Che bello, allora parliamo di cibo? Si mangia anche? A me non Beh, dispiacerebbe. insomma, no dai, oggi, però oggi guarda che ci arriviamo vicino, perché la scorsa volta mi hai fatto te lo scherzetto delle parole così. Oggi ti porto io per mano a fare un bel viaggio, vi porto anche a voi, tra Italia e Finlandia. Partiamo da un personaggio italiano celeberrimo e vediamo se lo riconosci. Ti darò 3 indizi, ci stai? Sì, E quindi vediamo se lo riconoscete anche voi a casa. cosa faccio? Tento di dire un nome dopo Sì, va sì, ti bene, do va l'indizio bene. e dopo di quello, qua abbiamo delle bellissime Sembra il Festival Bar pubblicità. 98 Esatto, questo, ma cos'è? c'è No, un forse un po' prima. revival, ma c'è un revival di queste cose Andrà qua, di mi moda, quindi. piace. Dopo ogni indizio tu tenti di azzeccarlo. Va bene, Se non ce la fa andiamo avanti. va bene, proviamo. Allora, il primo indizio: ha cantato e inciso delle canzoni, Mh. principalmente in napoletano. Ah, beh, Renzo Arbore. Non è Renzo Ma Arbore, mi come no, cioè dispiace. Renzo Arbore, dai, forza. No, beh, vabbè, Renzo Arbore è fortissimo, però non è lui stavolta. Dai, passiamo al prossimo Sì, indizio. quindi non è Renzo Arbore, va Non bene. è Renzo Arbore, Va mi bene, dispiace. celeberrimo. Indizio numero 2: ha sicuramente visitato Helsinki. Vabbè, deve essere un amante del prodotto locale, quindi secondo La me Renna. Califano allora. No! Andiamo in Finlandia, Salutiamo. No, Salutiamo. lui è morto però. Mi dispiace, non è una buona scusa per non metterci il mi piace, però. Va bene, Si scherza, certo. ovviamente. No, non è neanche Franco Califano, Okay. purtroppo. Passiamo al terzo indizio. Dimmi solo se è passato a miglior vita oppure no, così evito. Purtroppo sì, tanti anni fa, tra Va l'altro. bene, va bene. Vai. È stato il primo italiano a nuotare i 100 metri stile libero sotto il minuto. Guarda, lo so al 100% perché tra l'altro è anche il mio riferimento sportivo Eh? prima che cambiasse carriera. Carlo Pedersoli, Dai, sei stato in bravo! arte Bud In Spencer. arte Bud Bud Spencer. Spencer, parliamo di Bud Spencer? Che Oggi bello. parliamo di Bud Spencer per tanti motivi. Non vi preoccupate che la Finlandia arriva, me la sto tenendo in caldo. Andiamo tutti insieme con A te piacevano i film di Bud Ne Spencer? adoravo. Anche io. Ne adoravo. Anche io. Li ho guardati proprio lo sfinimento con mio cugino, tuo omonimo, tra l'altro, che saluto. Ciao Pingio. E... Ciao Pasquale. Perché noi guardavamo, quando eravamo bambini, i film con Bud Spencer, Carlo Pedersoli e Mario Girotti, in arte Terence Hill, che poi in decenni non Mario Guido sospetti. Girotti? Secondo me è Mario Girotti. Sì? Sì. Mi ricordo, Potrei sì. sbagliare, correggeteci Mister Girotti, Guido Girotti o Mario Girotti? Vabbè, Girotti, signor Girotti. Dicecelo nei commenti, Non me lo ricordo. correggeteci se sbagliamo. Ma Terence Hill, che poi ha fatto Don Matteo in anni non sospetti così, ma io adoravo, Lo chiamavano Trinità. Per me quello è stato il film più bello. Dopo ne ho guardati tantissimi altri con Bud Spencer, ma lui era bellissimo, era una figura, in inglese si dice larger than life, no? Sì. Cioè, che straripava dallo schermo televisivo, ma Bud Spencer è stato un personaggio incredibile, perché lui è stato nuotatore Mh-mh. nella nazionale italiana di nuoto e ha partecipato alle Olimpiadi di Helsinki, se non sbaglio aveva 19-20 anni, insomma era giovane comunque. E curiosità, io ho conosciuto anche un signore tanti anni fa, zio di un mio amico, ciao Gabriele, che si è allenato anche un po' con Bud Spencer, Ah, perché erano tutti e due nuotatori e così, e allora questo signore mi ha raccontato, sì, Bud Spencer entrava in vasca, faceva qualche bracciata, poi andava a mangiare gli spaghetti con sì. le polpette, quindi teneva proprio, e c'era già il personaggio ancora prima che cominciasse la carriera d'attore. Poi lui si è dato alla carriera di attore, eccetera, eccetera, ha fatto tutti 'sti film bellissimi, insomma, che
che tantissimi italiani della nostra età e più vecchi di noi hanno visto e si ricordano, fa parte del patrimonio nazionale. Ma lui è diventato aviatore, lui aveva il brevetto di volo, ha registrato come cantante tanti brani, soprattutto della tradizione neomelodica napoletana. Lui penso che fosse, se non di Napoli, comunque di attorno a Napoli. Napoletano ecco. lui, sì. E ha fatto anche una breve carriera politica, se non sbaglio, con Forza Italia, alla fine degli anni 90, Quello non me lo ricordo. così. E 3 anni fa, sì, io sono andato a Berlino, che è una città che a me piace tantissimo e avrei sempre voluto visitarla, quindi sono finalmente riuscito a visitarla, e ho scoperto che a Berlino c'è un museo di Bud Spencer, dove io sono entrato, è curato benissimo, io ho scoperto tutte queste cose, sono molto divertenti. Però, sai perché ti parlo e vi parlo oggi di Bud Spencer? Perché anche la Finlandia ha avuto il suo Bud Spencer. Ah sì? Sì, non ci crederesti mai. Bud Spencer. No, è un cantante finlandese, cantante ed attore, che si chiamava Tapio Rautavaara. Ah, ok. Tapio Rautavaara, che se non sbaglio nacque nel 1915, cito a memoria, e morì nel 1979, quindi un po' più anziano, ecco, di Bud Spencer. Tapio Rautavaara è stato innanzitutto un grande sportivo finlandese, un grande cantante della tradizione, diciamo, della musica neomelodica finlandese. Sì, ecco, bravo, mettiamola così. È stato un attore, ha recitato in una ventina di film finlandesi e ha incarnato anche un certo archetipo di mascolinità finlandese del dopoguerra. Tu avevi mai sentito parlare di questo tizio? No, sinceramente no. Sai perché io lo conosco? Io ho delle memorie molto piacevoli legate a Tapio Rautavaara, perché un brano reso famoso da Tapio Rautavaara, che si chiama Kulkurin Valsi, il valzer del vagabondo, è stata la prima canzone finlandese in assoluto, in lingua finlandese, che io ho cantato qui in Finlandia, che io ho imparato, che ho dovuto studiare, quindi mi sono scontrato con come pronunciare, come fraseggiare la lingua finlandese, che è in maniera totalmente diversa dall'italiano. Te la ricordi ancora, tra l'altro? Sì, abbastanza, ma non ve la canterò oggi, ve la facciamo ascoltare. Anzi, possiamo mandare una clip di questa. Vai con la clip! Linnoissa kreivien häät vietetään, on morsiammel kruunattu pää. Siellä viihdyn suo viini ja champagne, vaan sydän kylmä voi olla kuin jää. Siks mieluimmin maantiellä tanssin, kun metsien humina se soi. Minä kultaisen kulkurin valssin, tule kanssani tyttö ohoi. Ma Tapio Rautavaara ha inciso circa 300 brani finlandesi, quindi è stato un artista discografico molto molto famoso nel dopoguerra. Ma prima ancora, come Bud Spencer partecipò alle Olimpiadi del 52 qui a Helsinki con la nazionale italiana, Tapio Rautavaara partecipò all'edizione precedente. Ti ricordi dove fu? Nel 48. Una grande capitale europea. Ma cosa sarà stata, Londra? Là, bravissimo. Partecipò alle Olimpiadi del 48 e vinse l'oro. Pensa tu in che specialità, non lo diresti mai. Qualcosa di atletica probabilmente. Sì, il lancio del giavellotto. Bravo. Sai perché mi è venuto in mente il lancio del giavellotto? Dai. Perché io mi ricordo, tra l'altro anche per motivi non super allegri, c'era un atleta che, non so se per il nome o per cosa, Pitkanen, me lo ricordo ancora, che era un lanciatore finlandese del giavellotto che di qualche anno fa, di un bel po' di anni fa,
e non mi ricordo se è stato lui o un altro finlandese che avevano infilzato un giudice. Sai che erano successi un paio di incidenti sì, così? dopo hanno spostato la giuria in un altro posto proprio perché... E se non ricordo male e mi aveva colpito, non so se era successo in Finlandia o se l'atleta che l'aveva lanciato fosse finlandese, non me lo ricordo quello, però mi ricordo che c'era Ma lo spiedino di pensa. giudice, pensa che roba. Bruttissimo, Pensa che roba. bruttissimo. Comunque, quindi era un lanciatore del javelotto da oro olimpico. Sì, ha vinto l'oro olimpico, non contento di questo, perché uno dice, ammazza, cioè, già per vincere l'oro alle Olimpiadi, certo, la competizione non sarà stata serrata come in tempi moderni, dove sono tutti super atleti allenati con metodi scientificissimi, quello che è. Però insomma è un oro olimpico comunque. Non contento, nel 1955 vinse l'argento ai mondiali e nel 58 l'oro mondiale a squadre in una disciplina simile ma diversa, il tiro con l'arco. Sempre infilzare le cose. Chissà, Tapio Rautavaara aveva un rapporto freudiano forse con l'infilzare, non lo so. Ma non contento ancora di questo, perché era troppo poco, perché era poco, dici un oro olimpico, ma sì, un argento, un oro mondiale. No, ho cominciato a registrare queste musiche popolari, insomma, un po' come da noi non so, a me viene un po' in mente le orchestre di liscio, gli artisti del liscio, dalla balera. Esatto. Era musica fondamentalmente da balera, musica popolare, diventando un punto di riferimento della scena musicale popolare finlandese. Lui aveva una voce molto profonda, la tipica voce del cantante maschio finlandese di altri tempi, no? Insomma, come quelli che ci sono adesso che fanno... Sì, che fanno rap, esatto. sì, perché tra l'altro il rap in finlandese, ragazzi, è un'esperienza mistica. Ne parliamo, sì. Io ne conosco uno, tra l'altro. Di rapper finlandesi, e pace all'anima tua. Diventò anche una stella del cinema. Io sinceramente l'ho guardato qualche clip di Tapio Rautavaara che recitava, insomma, tra lui e Al Pacino un capello, ecco, diciamo, diciamo così. Se avrà avuto la classica faccia da pesce lesso. Beh, insomma, diciamo che se come sportivo era molto riuscito e come cantante era riuscito, forse la carriera di attore è stata più uno sfizio che lui si è tolto. Diciamo che se fosse stato in Italia e avesse fatto il Grande Fratello, avrebbe poi recitato in Carabinieri, probabilmente. Una delle cose più imbarazzanti. È vero, adesso che me l'ha ricordato, mamma mia. Però è stato questo personaggio, questa grande celebrità che ha un po' unificato anche tutti i finlandesi, nel senso che lui incarnava tantissime caratteristiche dell'uomo finlandese del dopoguerra, di cui una abbiamo anche parlato nel nostro video sulla parola sisu, andate a ripescarvelo. Sì, appunto, lui era il tipico uomo finlandese, il tipico capo di famiglia finlandese, quindi diciamo era un uomo di bell'aspetto per gli standard dell'epoca, alto, ovviamente muscoloso, e richiamava anche questo bisogno di stare nella natura, di domare la natura, non a caso infilzava robe con lance e frecce in pubblico. In pubblico, addirittura gli venivano conferiti dei premi per farlo. Però lui ha incarnato per tanti anni, forse decenni addirittura, il Kulkuri, il vagabondo, anche se poi questo aspetto della sua vita è stata molto romanzata, il Reissumies, il viaggiatore, l'uomo viaggiatore. È da lì che hanno fatto il pane. Bravo, sì, ma infatti se tu vedi la confezione, no, il brand di Reissumies è quest'uomo finlandese con la camicia a scacchi, il boscaiolo che sta nella natura, prestante, così. Tapio Rautavaara era un po' l'incarnazione, no, di questo archetipo qui. Un personaggio poliedrico. Poliedrico, esatto. Anzi, in realtà no, era molto monolitico, ma sì, lui è stato proprio un'icona, no, della cultura finlandese. Poi in realtà
come sempre succede, la leggenda ha oltrepassato l'uomo perché ha comunque avuto delle vicissitudini personali, familiari, così, anche non sempre positive, ma questo è normale, no? Perché è una persona, è un essere umano e non semplicemente l'immagine o la narrazione, no, che di lui veniva fatta. Io tra l'altro ho letto un paio di anni fa una bellissima intervista di una figlia di Tapio Rautavaara, che parlava appunto del padre, di come la carriera del padre aveva influito sulla vita familiare. Così lei diceva, mio padre è stata una persona molto di esempio in certi valori, cioè li portava anche in casa, li incarnava anche in casa, però magari una delle cose che un po' sarebbe potuta esserci di più era magari la dimostrazione di affetto, il fatto di dire ai figli o alla moglie vi voglio bene proprio esplicitamente. Lui sicuramente voleva bene alla figlia e alla moglie così, però magari non era burbero, tanto un po' burbero, un po' chiuso, sì. ed era fondamentalmente, questo è un po' la descrizione dell'archetipo di tutta una generazione di uomini finlandesi. Tu hai molta conoscenza della Talvisota, la guerra contro l'Unione Sovietica, che ha lasciato tantissime impronte, no? Una grande influenza, no? Certo. Su una generazione intera di finlandesi. Noi lo diciamo sempre, è un argomento che ritorna in quasi tutti i nostri podcast, e quindi magari un giorno ne parliamo. Ha contribuito sicuramente alla formazione del finlandese moderno. Certo, sicuro. Certo. E quindi Tapio Rautavaara Mangiava i fagioli? Sicuro, sì. Ma sì, sicuro. Li piantava lui. Sicuro. Li estirpava lui. Lui probabilmente è stato un po' un Chuck Norris. Guarda, stavo per dire quello. Anche quando Tapio Rautavaara lancia il giavellotto, non è il giavellotto che si sposta, ma la terra che gira per far delle cose, va bene. Diteci cosa ne pensate di Tapio Rautavaara. Conoscevate questo personaggio? Steve McQueen della Finlandia, praticamente. Steve McQueen della Finlandia, però dai, adesso vi andrete ad ascoltare sulle migliori piattaforme di streaming qualche canzone di Tapio Rautavaara e ci direte cosa ne pensate. Noi tra l'altro in sottobanco vendiamo i CD masterizzati. Sì, esatto. Ma li usi ancora? No. Proprio per far capire quanto siamo vecchi, no? Anche quello. Quindi. Un saluto, io dedico questa puntata a Bud Spencer, alla memoria di Bud Spencer, perché io ho passato ore e giorni, momenti bellissimi, sia perché li passavo con mio cugino, ma proprio perché, dai, cacchio, Bud Spencer e Terence Hill per me sono stati un punto fondamentale di un periodo della mia vita. Tra l'altro lo sai come si è evoluta la situazione con loro, perché praticamente loro iniziarono a fare gli attori seri, cioè facevano degli western seri. Infatti se tu guardi le prime opere in cui non erano insieme delle volte, erano i classici western americani. Poi è venuta fuori questa linea, diciamo, anche con Sergio Leone, dei western spaghetti western. Esatto. E si è visto che la componente comica dentro un ambiente che fino a allora era stato sempre serio funzionava, stava riscuotendo grande clamore. Tra l'altro, per quanto riguarda il Museo Berlino, che io tra l'altro non conoscevo, penso che io ho visto un'intervista in tedesco di Bud Spencer e Terence Hill, perché Terence Hill, se non sbaglio, era tipo mezzo tedesco, una roba così era, secondo me di madre, può darsi. Mi ricordo che era mezzo italiano e mezzo o americano, forse tedesco. Io mi ricordo, perché io l'ho sentito, quell'intervista era in tedesco con sottotitoli in italiano e erano famosissimi. Loro in Germania, nei paesi germanofoni erano famosi, ti direi, secondo me altrettanto quanto in Italia, almeno altrettanto quanto in Italia. Hanno contribuito comunque in Italia, per tutti quelli che sono, cioè da noi, non solo quelli della nostra età, ma anche più giovani, cioè, hanno unificato un pochettino le generazioni. Sicuramente. Sono quelle cose che guardano un po' qualsiasi età, lo guarda dal signore di 60 anni al ragazzo di 20 anni adesso, nonostante siano passati tanti anni, sia un tipo di comicità vecchia, con anche delle ambientazioni spesso negli Stati Uniti, perché loro giravano negli Stati Uniti. Certo. Però all'inizio la coppia era formata da altri. Infatti Bud Spencer era stato programmato per lavorare non con Terence Hill ma con un altro attore, adesso non ricordo il nome, e poi sono finiti in maniera casuale e poi da lì si è formata questa coppia che ha avuto un successo enorme, perché si andava un po' a completare appunto.
quindi assolutamente mi unisco a questo tributo a, Sì, a a Bud Spencer Carlo e anche a Pedersoli. Terence Hill, Assolutamente perché è l'altra metà della mela, quindi grazie Bud, grazie Terence di tutti i bei momenti che ci avete fatto vivere. Ci Altrimenti mangeremo una bella fagiolata alla vostra stasera. iscrivetevi al canale, altrimenti ci arrabbiamo. Bravo! Ciao Italia Live.